Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la ruota della fortuna, amici dei gemelli. Si prospettano cambi di dinamiche, cambi di scenari, cambi potrebbero anche essere di decisioni, situazioni. Di solito è una carta positiva e ci parla di qualcosa di inaspettato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutti i servizi che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo con il Sole, la Torre, il Mondo. Abbiamo un 7 di pentacoli, un 10 di bastoni, sacerdotessa e 2 di spade. Tra l'altro ragazzi mi sono dimenticata di dirvi prima che sono gli ultimi giorni in cui potrete approfittare della promozione sulla lettura semestrale. Comunque c'è il link sotto in descrizione anche quello, se no mi potete scrivere una mail o un WhatsApp. Allora, se siete single potete fermarvi con questa parte della lettura perché la leggerò appunto come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica del periodo della vostra persona di interesse o della persona che potreste potenzialmente incontrare se siete single e cercherò di confrontare come le due energie. Allora, partiamo dalla carta del Sole. Devo dire che le prime tre carte sono arcani maggiori, e quindi è come un movimento piuttosto importante quello che c'è. Vi dirò che con questo Sole sento che è come se qualcuno potesse o già conoscere una persona, magari è un amico, un'amica, ehm, o insomma, c'è qualche energia, non so se è solo un'amicizia o magari una conoscenza sulla quale avete messo gli occhi, però è anche vero che con questo 5 di spade c'è una sorta di confusione, come se non si capisse bene. Adesso andiamo a vedere la torre. 4 di coppe, amanti, 5 di bastoni e 4 di spade. Andiamo a vedere anche il mondo. Mago e asso di coppe. Allora, la sensazione con questa torre è che possano cadere delle idee che voi avete o avevate inerente a questa situazione o questa persona, perché io qui sento che voi provate qualche cosa per questa persona, se è una persona che conoscerete, perché abbiamo subito la regina di pentacoli a inizio stesa, quindi se è una persona che dovete ancora conoscere, sento che avrà come questa capacità di toccarvi dentro. Però è anche vero che con questo mago, al contrario, io ho la sensazione che probabilmente qualcuno di voi non sia così tanto certo o certa di voler iniziare qualcosa.
C'è anche la carta del mondo come carta base. Io ho la sensazione che questa persona possa effettivamente rappresentare perlomeno una parte di quello che è il vostro, la vostra partner ideale. Però qui c'è qualche tema che andate rifiutando e secondo me è il compromettervi. Non so, ho come la sensazione che, perché qui iniziamo, c'è anche un 5 di spade, un 5 di bastoni, come se ci fossero o delle lotte interne che non vi fanno capire bene, delle cose che non vedete, delle cose che non accettate perché magari non le volete vedere. Andiamo avanti, vediamo il 7 di pentacoli. Carro. 3 di coppe, 3 di pentacoli, 4 di pentacoli. È come se voleste aspettare che le cose siano più tranquille, più sicure, più certe. Sento che c'è questa persona, ok, che vi porterà un po' di sgomento, nel senso che ehm, quello che pensavate di questa situazione o di questa persona fino ad oggi potrebbe cadere, potrebbe non essere più quello che voi pensavate e potrebbe essere sia positivo che negativo, cioè nel senso se voi avevate l'idea che con questa persona non avrebbe mai potuto esserci qualche cosa di romantico, potrebbe essere quella la cosa che casca. È come un po' dire ma io realmente per questa persona effettivamente sento qualche cosa. Ok, probabilmente sono io che non volevo accettare, che non volevo vedere, abbiamo la carta della cecità al contrario. C'è anche un 4 di spade, come se qualcuno di voi potesse aver pensato che non fosse possibile o che questa persona fosse interessata a voi in senso romantico o che voi poteste interessarvi a questa persona. In realtà poi c'è già un sentimento, c'è già anche, secondo me, la voglia di costruire, ma con questo mago al contrario e il carro sento che è come se prendeste tempo col 7 di pentacoli prima di dare una direzione o prima di fare qualche tipo di scelta. Io sento che è come se aveste bisogno di capire che cosa potete costruire, che cosa avete in comune, cosa può essere condiviso tra voi e l'altra persona. Andiamo a vedere un 10 di bastoni. Cavaliere di bastoni, 6 di bastoni, 5 di pentacoli e stella. Allora, sento che potrebbero esserci come degli obiettivi o dei risultati, e qui abbiamo anche il mondo, l'obiettivo, che sarà il caso di lasciare indietro, un po' perché non avete ancora una visione chiara, cioè nel senso, nella seconda parte di luglio inizierà come una destrutturazione del vecchio modo di pensare, però è come se qui con questo 5 di pentacoli sentissi un certo timore da parte vostra ad essere abbandonati. È come se aveste bisogno di conferme, di certezze, come se avesse bisogno che l'altra persona vi dica sì, ti voglio bene, sì, sei importante per me. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 7 di pentacoli e 9 di spade. Allora ragazzi, qua con questo 10 di bastoni e il movimento del cavaliere di bastoni con il 6 di bastoni, sento che verrà come fatto un passo in avanti, ok? C'è come questa comunicazione sul dove stiamo andando o che cosa mi aspetto io da una relazione o che cosa sto cercando io in questo momento. E da lì con questa sacerdotessa c'è come
una visione, se vogliamo, un po' più globale. La cosa interessante che mi colpisce è che la sacerdotessa è la scelta, o meglio l'attraversare i dubbi, però si finisce con la carta del due di spade che è una carta di dubbio, ma è anche una carta di scelta. Quindi vi dico che secondo me entro la fine di luglio sì, prenderete il coraggio di fare questa scelta. È come se ci fosse qualche cosa che non vi convince di questa persona o della situazione. Vi sento anche un po' stufi di aspettare e qui potreste tagliare un po' la testa al toro. 4 di bastoni e luna. E che voi sento che state sognando qualche cosa di stabile, qualche cosa di duraturo, qualche cosa che possa rendervi felici. Sento che state cercando più una compagnia per condividere i bei momenti, anche quelli brutti se vogliamo, abbiamo la luna, c'è un po' di ombra, più che una, come vi dico, più che una fiaba. Però nonostante la vostra trasformazione, questa destrutturazione di cui mi parla della Torre, dove inizierete a pensare, chissà se sono io che ho un'idea particolare dell'amore, chissà se sono io che magari non riesco a gestire bene i conflitti. È come se manca un eremita, però è come se vi faceste mille problemi, io sento, come se vi metteste in discussione che ha il suo perché, nel senso comunque è un lavoro, è un qualche cosa che vi può aprire gli occhi anche con questa sacerdotessa su dei lati che prima non vedevate. Ehm, Però se ve la devo dire tutta ragazzi con queste carte, io sento che lascerete indietro questa energia. O comunque, sì, effettivamente è lo scopo dell'11-11. Allora, il punto è che dovete come essere in grado, in questa ma anche in altre relazioni, di mantenere la vostra interdipendenza. E mi casca anche l'occhio sui gemelli, no? Che sono due, sul simbolo proprio, sono due asticelle parallele. E qui abbiamo la carta del 4 di bastoni che rappresenta l'11-11, che è il numero delle anime gemelle, ok? Come funziona? Le anime gemelle devono riuscire a mantenere la loro interdipendenza all'interno di una relazione per non creare codipendenza. Se voi andate a vedere il lato ombra del numero 11 nella playlist gratuita del corso di numerologia, vi rendete conto che in ombra l'11 vibra come 2 e tende alla codipendenza. Ora, non ci sono... Bueno, abbiamo il 5 di coppe. Potrebbe esserci qualche traccia di codipendenza qui, però secondo me tutto questo lavoro di destrutturazione, come vi posso dire, ci sono dei nuovi inizi, non so come muovermi, mi muovo, aspetto, non aspetto. L'aspettare è abbastanza tipico di una tendenza codipendente, di un atteggiamento codipendente. Avere un atteggiamento codipendente non vuol dire essere codipendenti, ok? Poi vi invito veramente, ma caldamente, informatevi su questi argomenti perché più sapete, più vi conoscete, più vi capite. Però sì, secondo me è un po' quello, è il cambiare lo schema di comportamento tra voi e gli altri, tra voi e il partner o tra voi e questa persona specifica. Segni zodiacali, ragazzi. Allora, qui abbiamo Leone, Capricorno, Gemelli, Cancro e Acquario e Pesci. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, nel caso ne abbiate una, o potrebbe trattarsi di questa persona qui che abbiamo visto prima.
regina di denari, la prima carta è già uscita. Quindi potrebbe essere un segno di terra. Cavaliere di denari. Sì, però sento proprio come se voi voleste ricominciare. Torre anche qui. Secondo me anche l'altra persona vorrebbe cambiare qualcosa. Wow, temperanza, vorrebbe guarire la situazione. L'altra persona vorrebbe fare la pace, secondo me, nel caso siate litigati. 2 di coppe, fante di coppe e 9 di spade. Ce l'avete anche voi il 9 di spade. Energia molto concreta, devo dire, con questa regina di pentacoli. Dieci di coppe, 7 di bastoni. Qui ragazzi, per qualcuno ci potrebbe essere un tema legato ai figli, Qualcuno di voi o magari la persona di vostro interesse potrebbe essere in un momento di confusione per questioni legate alla famiglia, ai figli. Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere sposata o impegnata questa persona. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. 2 di coppe, 3 di spade. Io sento che anche questa persona sente un legame speciale con voi. È prudente, è lenta, può anche essere distratta da altre cose. Però io sento 4 di pentacoli. Io sento che non è sua intenzione farvi soffrire. Anzi, con questa torre io ho come la sensazione che questa persona vorrebbe chiudere un capitolo, un po' anche voi, cioè sotto il vostro mondo, quindi voglio dire, ripartire. Ecco perché c'era questo reinizio qui. Andiamo a vedere la torre. 7 di spade. 7 di spade, papa e matto. Io credo che questa persona sia parecchio confusa, parecchio distratta, parecchio attaccata ai figli o c'è comunque un qualche tema che la tiene impegnato. Ora, supponendo che sia una persona che ha già una famiglia in piedi, che ha già una situazione in piedi, sento che qui è come se si raccontasse delle storie, potrebbero anche essere dei contratti lavorativi, comunque. Si sta un po' raccontando delle storie, delle bugie per quello che riguarda il se vuole o meno rompere col passato. Qui mi viene fuori come se dicesse di sì, ma in realtà non fosse sicura questa persona di voler rompere. O potrebbe anche essere, sento come non volervi dire tutto, non sapere se è giusto dirvi tutto, o probabilmente vi ha detto qualche favola, mettiamola così, e sento come se potesse pentirsi. Io non credo che questa persona sia una di quelle persone che abbia mai fatto qualche cosa di clandestino. Cioè, se è così, cioè se adesso voi siete clandestini, sento che è la prima volta che gli è successo. Cioè, mai più l'avrebbe pensato. Difatti, è per quello che sento come questa energia di voler cambiare la dinamica di questa situazione. Magari è nata come un'amicizia, magari sul lavoro o per X motivi, uscite in compagnia insieme, per esempio, e insomma è successo l'impensabile. Vi dirò, vi dirò, vi dirò.
Potreste essere anche voi, nel caso siate single, ad aver rotto da non molto. Nel momento in cui questa persona si rende conto che voi avete rotto, può essere che decida di rompere, perché se ha una storia già in piedi, perché tutte e due avete la torre, tutte e due cambiano la dinamica. Vi dirò, c'è comunque la temperanza. Se fosse una questione tra voi due, magari un problema che c'è stato, c'è comunque la volontà da parte di questa persona di riportare le cose in armonia con voi. Eremita e 9 di spade. Questo 9 di spade mi dice che c'è qualche tema importante di cui sia voi che l'altra persona si sta preoccupando. Voi ce l'avete una volta, l'altra persona due, questi due qua. E c'è anche un eremita. Io credo che la persona debba proprio guarire il suo modo di vedere le cose, il capire dove voglio andare, cosa voglio fare, con, con chi, mi verrebbe da dire, mi trovo meglio. Perché? Perché qui c'è anche un tre di coppe, ragazzi, quindi mi viene molto questa energia di triada, di triade. Triada forse in spagnolo, non lo so. Comunque, di tre persone. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere il 2 di coppe al contrario. 9 di coppe. Io sento che questa persona vorrebbe venire da voi. Vi dico che se per caso siete lontani, c'è come una sorta di... Sapete quando, quando stringete tipo ansia, no? Vorrebbe mordere l'aria, come vi spiego? Sento che vorrebbe qualcosa di più. C'è un mago, qui avete un mago. Tutti e due vorreste qualche cosa di più. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe perché qua ho la sensazione che non si possa. Amanti. Potrebbe esserci quasi come una rottura perché le due torri sono piuttosto vicine e poi una riconciliazione qui. È come il, ok, passiamo oltre, vediamo come possiamo sistemare la cosa, ma qui avete anche la stella. Secondo me è come passare alla fase successiva della relazione, cambiare certe dinamiche. Può essere effettivamente che qualcuno passi da un litigio, da una rottura, un momento di isolamento dove magari non vi siate capiti e quindi ci sia come questo momento di tensione. Però poi secondo me le cose cambiano. Andiamo a vedere anche questo 9 di spade. Eccolo qua. Asso di pentacoli e cavaliere di denari. Si riparte, ragazzi, si riparte. E io sento che qualsiasi siano i dubbi di questo 2 di spade, le credenze limitanti, le preoccupazioni, i pensieri, le insicurezze, le paure, c'è come una ripartenza, c'è come, ok, ma adesso le cose sono diverse, questo avverrà soprattutto verso la fine di luglio, le cose sono diverse, quindi anche il risultato potrebbe essere diverso. Cioè, ho come la sensazione che andrete, perché ci sono varie carte che me lo dicono, andrete come ricercando nuovi livelli di comprensione, unione, affinità nella relazione. Sento anche che l'altra persona non vi dirà va bene, cioè è come se non ve lo dicesse in modo aperto, onesto, che vuole ricominciare, ma farà di tutto per farvelo capire. È una persona molto prudente, una persona che secondo me non vi vuole illudere, è molto coerente, corretta e quindi prima di dirvi sì, vuole essere ben certa e per quello che non vi dà conferme, non perché non ve le voglia dare, ma perché vuole essere sicura. È una persona secondo me di un certo spessore, a livello di integrità. Ok ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo.
Vediamo che cosa vi vogliono consigliare. Wow, abbondanza. Mantieni un mindset positivo, manifesta esattamente quello che vuoi. Benedizioni e gratitudini. Ma infatti avete la ruota della fortuna. Qualche cosa di bello sicuramente vi capiterà. Fatemi sapere che cosa nei commenti, ragazzi. Io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Scrivetemelo, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti. Mi può contattare via mail oppure potete farlo abbonandovi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, ma ci sono tanti altri temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di chakra, di traumi, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, ma sono numerate dall'1 al 4. Andrebbero viste in ordine cronologico, ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!